Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Narcisista, come riconoscerlo? Punto interrogativo. Allora, apro una parentesi, ti voglio dire due cose. La prima cosa, se ti interessa l'argomento di relazioni tossiche con narcisisti patologici, iscriviti al canale. Qua sotto al video c'è un pulsante con un bottone, così tu iscriviti, appunto iscriviti, così che ascolterai appunto i miei racconti in merito a relazioni tossiche. Seconda cosa, ti voglio dire che se ti interessa propormi, diciamo, darmi dei consigli in merito a un video che dovrei fare sulle relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi il video che dovrei, l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Narcisista, come riconoscerlo? Allora, io ho ascoltato tantissimi racconti, più di 1000 nella mia vita e ho cercato di tracciare una linea di conduzione, creare una specie di cordone ombelicale tra tutte le storie per capire realmente come agiscono i narcisisti patologici, soprattutto all'inizio, nel love bombing. Perché? Molte vittime di narcisisti mi chiedono: ma come faccio io a fare la differenza, a riconoscere una persona normale che mi sta corteggiando da un narcisista patologico che mi sta facendo love bombing, quindi pioggia d'amore? Qual è la differenza fondamentale? Perché allora, se diciamo che tutte le persone che corteggiano sono dei narcisisti patologici, diciamo uno sbaglio. Perché i narcisisti patologici nel love bombing utilizzano delle tattiche molto precise. Allora, prima cosa che un narcisista patologico fa all'inizio nel love bombing è quello di bombardare, proprio, si chiama appunto love bombing, tradotto pioggia d'amore, bombarda la vittima di chiamate, messaggi, presenza, regalini. È tanto subito, fa tutto troppo rapidamente. Ma perché fa tutto troppo rapidamente? Perché sta recitando. L'obiettivo è farti innamorare, quindi lo deve fare nel minor tempo possibile. Quindi prima regola, stai molto attenta, sei di fronte a una persona che è troppo fin da subito, che magari ti chiede di andare a convivere, che magari ti chiede anche di avere dei figli. Ho sentito delle storie dove narcisisti patologici in brevissimo tempo ti chiedono di andare a convivere, ti chiedono di sposarti, quindi stai molto attenta alla rapidità in cui una persona ti corteggia, quindi la frequenza e proprio il bombardamento che fa. Prima regola. Seconda regola, attenzione quando fanno il mirroring, cioè una persona naturalmente vuole capire i tuoi gusti, le cose che ti piacciono fare, le cose che non ti piacciono fare. Il narcisista patologico prende delle notizie, ti faccio un esempio. A te piace, non so, il tennis ad esempio, allora lui prende questa notizia, il giorno dopo lui diventerà il massimo esperto di tennis, perché ovviamente avrà letto molti libri, molte notizie in merito appunto al tennis. Magari ti potrà invitare a un torneo di tennis. Tutto questo lo fa perché ti deve far capire il fatto che lui è uguale a te. Una persona sana sicuramente ascolti i tuoi gusti, sicuramente vuol fare le cose anche che a te piace fare, ma ripeto, lo fa in un lasso di tempo più lungo. Il narcisista patologico è buono di capire che a te piace il tennis e il giorno dopo ti propone di andare a vedere un torneo, quindi hai tempi molto stringati. Terza cosa, per capirlo e per riconoscerlo fin dall'inizio, è il tuo stato d'animo, ma soprattutto il tuo istinto. Sono sicuro che dentro di te, quando incontri un narcisista patologico, dopo un po' che ci parli, senti che c'è qualcosa che non va, senti che sembra troppo bello per essere vero, senti che lui è troppo perfetto.
e questa cosa stona dalla normalità. Spesso, soprattutto all'inizio nel love bombing, puoi vedere il narcisista patologico che con te è dolce e gentile, ma magari dice una gran bugia a sua madre, oppure si incazza come una bestia per una banalità che scoppia con un'altra persona. Quindi tu vedi una reazione molto diversa rispetto a quello che lui è. Quindi con te è dolce e gentile, ma con gli altri com'è? Falso, aggressivo, truffatore magari molte volte, una persona sadica. Quindi stai molto attenta com'è con gli altri. Studialo, guarda se dice molte bugie agli altri, guarda se è una persona che gode nelle sfighe altrui, guarda se è una persona che parla dietro, magari a un suo amico, non so, dicendo guarda, non so, per dire un giorno può incontrare lui e il suo amico, il giorno dopo lui ti sputtana l'amico pesantemente o l'amica. Questo è un segnale molto forte di narcisismo patologico. E che cosa ingenera in te? In te ingenera ansia e confusione. Potrebbe capitare nel love bombing che se tu non gli puoi rispondere, perché ad esempio sei impegnata col lavoro, lui non ti chiama più per 2 giorni. E perché lo fa? Perché ti mette nel trattamento del silenzio, nel muro del silenzio, che è una tattica manipolatoria che ti fa dire: tu non mi hai risposto, a me non me ne frega niente perché tu non l'hai fatto, io adesso non ti rispondo per 2 giorni. Ti mette nell'aceto e ti fa capire che tu ti devi comportare come lui vuole. Questo è un comportamento tipico di un narcisista patologico, quindi stai molto attenta a questi segnali perché sono segnali molto molto forti, soprattutto all'inizio. Guarda com'è differente da con te a con gli altri e guarda se anche per le minime cose lui, non so, ti ripeto, ti mette il muro del silenzio oppure ti fa un giorno è dolce, un giorno è aggressivo. Sono tutte tecniche di manipolazione perché ti vuole portare a te a far come vuole lui. Questo è un po' il punto. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui, sono davvero preziose. Quindi tieni buono questo tuo dono e ovviamente diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché l'empatia, cioè la capacità di medesimarsi agli altri, è fondamentale. In questo periodo è molto importante la coesione, ovviamente, col prossimo e far capire, sensibilizzare sull'argomento del narcisismo patologico perché fanno tanti danni. In amore, in famiglia, tra amici, sul lavoro, si trovano da tutte le parti. Tutto qui. Se ti è piaciuto il video, clicca i like. Ciao da Stefano.